Ciao a tutti, benvenuti nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere l'effetto fumo da applicare alle foto come avete visto all'inizio. Innanzitutto apriamo la nostra immagine, andiamo sul lucchetto, lo creiamo il livello, che lo chiamiamo ragazza, e la prima cosa che dobbiamo andare a fare è selezionare qui bacchetta magica, strumento selezione rapida, e andiamo a selezionare il contorno della nostra ragazza in modo da eliminare lo sfondo. Bene, una volta selezionata andiamo su seleziona maschera, ma clicchiamo seleziona maschera tenendo premuto il tasto shift in modo che ci apra la modalità migliore a bordo. Questa funzione ci permette di andare a sistemare le parti, soprattutto dei capelli, non vengono selezionate molto bene. Quindi prendiamo il nostro pennello, lo allarghiamo un po' e andiamo a fare delle pennellate nei punti da sistemare, e lui, tramite i suoi calcoli, come vedete, sistema la selezione dei capelli. Andiamo anche qui, no, un po' troppo, con questo togliamo, ok, riduciamo un po' il pennello, bene, già meglio. Il contorno del viso direi che ci siamo, come quello del corpo, l'unica era qui dai capelli. Una volta fatto tutte le nostre modifiche facciamo su ok e andiamo a selezionare una maschera. Come vedete elimina tutto lo sfondo e ci rimane l'immagine. Ora andiamo a creare un nostro sfondo personalizzato, quindi andiamo su crea un nuovo livello di riempimento, sfumatura, andiamo qui, scegliamo questa qui, bianco e nera, andiamo a modificare il nero con un grigio, ok, radiale, io però voglio che parta dal bianco a sfumare al grigio, quindi al contrario facciamo inverti, andiamo a aumentare un po' la scala, ok, direi che così ci siamo. Prendiamo il livello di riempimento e lo portiamo sotto in modo che non copra la nostra immagine. Una volta fatto ciò selezioniamo il livello ragazza, tasto destro, e facciamo converti in oggetto avanzato. Ora andiamo a duplicare questo livello, quindi tasto destro, duplica livello, lo chiameremo fluidifica, poi vi spiego perché, e lo andiamo a togliere per il momento. Ora torniamo sul livello di ragazza e andiamo ad applicare un'altra maschera. Come vedete adesso ho selezionato il bianco, quindi quello che si vede. Noi vogliamo fare il contrario, ossia eliminare proprio l'immagine della ragazza. Quindi non ci basterà andare su qui, il livello della maschera, Command I per invertire, ed ecco che la nostra ragazza è sparita. Ora è arrivato il momento di usare i nostri pennelli. Naturalmente sotto in descrizione vi lascerò il link per scaricare i pennelli fumo che potete installare nel vostro Photoshop. Come si fa a installare? O fate doppio clic sul file scaricato e li installate, o altrimenti vi basterà andare qui sui pennelli, cliccate sull'ingranaggio, importa pennelli, andate a selezionare la cartella, vi basterà cliccare e lui vi importa in automatico i vostri pennelli. Io l'ho già fatto, quindi non lo torno a fare.
andiamo a selezionare un pennello fumo tipo questo mi piace di più, andiamo ad allargarlo un po'. Allora, per andare a vedere un po' dove cliccare, anche perché altrimenti andremo alla cieca, andiamo sul livello, densità la riduciamo in modo da avere il riferimento da dove andare a cliccare, selezioniamo il bianco, non vi basterà altro che andare su l'immagine, allarghiamo un altro po' il pennello. Per ruotare l'immagine tenete schiacciato il tasto R della vostra tastiera, girate l'immagine in modo da poter usare, si potrebbe girare il pennello anche da qui, però io trovo più comodo usare questa funzione di Photoshop in modo da non dover sempre aprire il pannello dei pennelli e andare a inclinare. Comunque selezioniamo il punto dove vogliamo dare appunto la spennellata e clicchiamo una o due volte a seconda della densità che gli vogliamo dare. Una volta fatto ciò, che abbiamo dato il primo input, ossia la prima sfumatura, se adesso andiamo, vedete, quello che voglio però fare io è che la parte iniziale del viso sia totalmente più visibile, cioè sia completamente visibile. Quindi cosa facciamo? Selezioniamo un pennello normale, riduciamo la grandezza del pennello, ma selezionare la parte del viso che vogliamo che rimanga intera, tipo la bocca, il naso, l'occhio, parte del sopracciglio. Ok, perfetto. Insomma, già il risultato si inizia a vedere. Mettiamo dritta l'immagine ed ora andremo ad selezionare il nostro livello fluidifica, andiamo su filtro, fluidifica, andiamo a tenere intatta la parte del viso, senza, in modo che così non la andiamo a modificare, noi modifichiamo solo la parte posteriore, quindi lasciamo intatta la parte del viso, magari anche qui parte dei capelli, il corpo davanti, questa parte io voglio che rimanga così, perfetto. Rimpiccioliamo, ora prendiamo lo strumento altera, andiamo a allargare il pennello ed ora andremo a fare una cosa di questo tipo che risulterà molto spiacevole da vedere, ma poi capirete il motivo. Praticamente andiamo ad espandere in modo da coprire tutta la zona inferiore. Una volta bene o male applicato e sistemato, quindi diamo sistemato il colore, facciamo ok e come vedete è venuto questo splendido effetto, ma a noi non interessa questo.
Ora andiamo a creare una nuova maschera. Qui stessa cosa, è selezionato il bianco, quindi il livello si vede tutto, tutta l'immagine si vede. Noi facciamo Command più I in modo da eliminarla, ed ecco che è stata eliminata. Andiamo a ridurre un po' la sensibilità, la densità, scusate, della maschera, in modo da avere un riferimento sotto. Ed ora torniamo a prendere i nostri pennelli, selezioniamo, diamo il tipo di pennello che preferiamo, tipo questo, allarghiamo, tasto R, andiamo a girare l'immagine in questo modo, ok, e iniziamo a dare delle pennellate. Ok, in base a quanti clic fate praticamente andate a aumentare l'opacità del colore, quindi se lo volete molto più marcato ci cliccate un paio di volte, se volete invece solo una piccola sfumatura basterà che cliccate una volta sola. Ora cambiamo ancora pennello, dopo qui va molto a gusti personali, cioè dopo fate voi le vostre prove. Andiamo a selezionare la parte posteriore, la parte davanti del corpo, ok, poi andiamo a cambiare pennello, aumentiamo un po', giriamo l'immagine, andiamo a fare delle altre sfumature, esatto così, andiamo a ridurre l'opacità giusto per renderci conto di come viene. Adesso cambio il pennello, lo riduco per andare a evidenziare meglio la parte iniziale della ragazza. Adesso con altri pennelli di fumo uno va a personalizzare l'immagine, ecco, in modo che insomma possa essere il risultato ottenuto migliore che uno vuole. Modificare ancora un po' qui il viso della ragazza, soprattutto l'inizio dove poi va a sfumare verso il fumo, ok, e questo è più o meno il risultato finito. Vi ricordo che nella descrizione c'è il link per download al video. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!